Ciao, oggi voglio mostrarti un software che ho scoperto ultimamente e che ho iniziato ad usare per le mie lezioni di musica, che si chiama Classroom Maestro ed è stato realizzato da un musicista e developer informatico americano che si chiama George Litterst. A cosa può servire questo software? Fino ad ora, quando volevo mostrare a un mio allievo che cosa stavo suonando sulla tastiera, ad esempio mostrare un voicing jazz o degli accordi, inquadravo la tastiera dall'alto in questo modo. Questo ha sicuramente il vantaggio di mostrare esattamente le mie mani, anche la posizione delle mani sulla tastiera, però dal punto di vista armonico, per far capire esattamente che note sto premendo, non è l'ideale, perché non si vede benissimo cosa sto suonando, che note sto premendo sulla tastiera. Ecco che Classroom Maestro è sicuramente una soluzione più efficace da questo punto di vista. Non si vedono le mie mani sulla tastiera, ma si vede esattamente che cosa sto premendo. Inoltre c'è anche un pentagramma che lo mostra in modo, diciamo, chiaro, ordinato. Bene, passiamo quindi a recensire un po' le qualità essenziali di Classroom Maestro. La sostanza l'hai già vista, è abbastanza semplice, però ci sono tante opzioni. La cosa più interessante sono le diverse modalità. In questo momento ho selezionato la modalità accordo e appunto mostra le note in verticale. Esiste anche una modalità progressione, eccola, nella quale posso suonare una serie di accordi e con il pedale bloccarli sul pentagramma. Ecco qua. C'è anche la possibilità di mostrare la posizione delle mani sulla tastiera in questo modo. Questo può essere particolarmente utile per allievi principianti. E inoltre esistono altre modalità, la modalità scala per scrivere le note una per volta e anche una funzione per insegnare gli intervalli, sia mostrandoli in modo melodico che in modo armonico. Ritengo che la cosa più interessante sia tuttavia quella legata all'armonia, quindi suonare degli accordi e mostrarli all'allievo. Il software può anche indicare le sigle degli accordi. Questo funziona molto bene in caso di accordi semplici. Se suono degli accordi più complessi, le sigle sono meno chiare, meno precise. Ad esempio in questo caso, ecco, questo accordo io non lo siglerei mai, Mi minore undicesima, basso Do. Si tratta di un voicing di un accordo jazzistico, Do settima maggiore. Un piccolo problema che rilevo a volte è quello della indicazione delle alterazioni, perché a volte vengono scritte in modo errato, sempre su accordi molto tesi. Il software identifica come diesis una nota che magari andrebbe scritta col bemolle o viceversa. Queste sono sfumature che hanno a che fare più con la teoria musicale che con la pratica, però per un allievo vedere magari sul pentagramma un accordo scritto con le alterazioni sbagliate non è il massimo. Devo dire che ho provato ad usare come strumenti didattici anche i software di notazione, perché alcuni di essi hanno la possibilità di avere un pianoforte virtuale. Quindi ad esempio MuseScore ha un pianoforte virtuale, però non è facile visualizzare gli accordi sul doppio pentagramma come sto facendo qua. Quindi sui software di notazione che nascono per un altro scopo è difficile avere questa immediatezza di avere gli accordi già divisi tra le due mani del pianista. Ad esempio su MuseScore non ci si riesce. Ho provato anche un altro che è Steinberg Dorico, che ha anche una bella tastiera virtuale graficamente accattivante, però ha problemi di visibilità, non si vedono bene i tasti premuti. Altri software famosi, ad esempio Finale, non ha per niente la tastiera virtuale, quindi bisognerebbe sovrapporre diversi software e diventa una cosa un po' complicata. Questa soluzione di Classroom Maestro attualmente è la mia favorita. Se devo fare degli esempi invece relativi alla tecnica,
allora è un altro discorso, allora preferisco l'inquadratura questa qua, preferisco l'inquadratura di profilo, perché se devo mostrare il giusto movimento da fare sulla tastiera, quello che è importante non è tanto il dito che sta premendo un certo tasto, ma il movimento del polso, la morbidezza, il rilassamento e il modo di attaccare le note. Quindi per aspetti più tecnici, l'inquadratura dall'alto direi che non è quasi mai significativa. A volte ci può stare, se devo mostrare dei movimenti di rotazione, allora magari vederli dall'alto può aiutare. Un paio di webcam, così una sopra e una laterale come questa, sono più che sufficienti e il Classroom Maestro è il complemento perfetto. Lo mostro di nuovo nella sua pulizia, mi faccio un po' più piccolino, eccolo qua, la tastiera virtuale sotto. Si può cambiare anche dal punto di vista grafico, io qua ho scelto di avere poco più di 4 ottave, però si possono avere anche tutti gli 88 tasti, si possono cambiare i colori, ci sono alcuni dettagli grafici interessanti, ma è proprio la semplicità che rende questo software molto comodo e utile. Ringrazio quindi George Litterst che non solo lo ha inventato questo software, ma è stato anche così gentile da offrirmelo per una prova. Io lo provo, l'ho fatto volentieri e l'ho adottato con grande piacere per le mie lezioni di musica. Non resta che salutarti, ti ringrazio per la visione di questo video. Ciao, a presto!